Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario. Anche Luna e Venere in Sagittario è importante per le questioni riguardanti l'amore. Questo è un video che ti deve arrivare adesso, è senza tempo. E sono le energie dell'amore per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Va bene? Vediamo cosa sta per accadere, quali sono le energie, cosa ti diranno gli spiriti a mezzo degli oracoli e dei tarocchi. Allora, partiamo dagli oracoli. Spiriti alchimistico, quali sono i messaggi per te? Sati Satta Sukhi. Quali sono i messaggi per te? Sagittario. Una, due, e tre. Allora, partiamo da questi. Quali sono i messaggi per te? Essere il padrone del tuo potere divino. Sostituire la tua codipendenza e la tua necessità di compiacere gli altri per assertività e sviluppo personale. Allora, si stanno focalizzando sulla necessità di concentrarti in te e magari sei stato fino a questo momento, stai in questo proprio istante cercando di compiacere qualcuno o cercando di compiacere gli altri, cercando di compiacere la persona con la quale sei stata, con la quale stai. Ti stanno dicendo che quel compiacimento non è funzionale alla guida dell'anima che ti sta dando in questo momento. La guida dell'anima ti sta dicendo non compiacere nessuno, se ciò comporta un diminuirti. Questo è il senso, non che tu non abbia piacere a compiacere, ma il punto di questa lettura, di questo oracolo è non abbassarti ad essere qualcun altro. Cioè, se ti fa piacere di fare qualcosa, lo fai, ma senza quando è che compiacciamo l'altro? Quando ci aspettiamo qualcosa in cambio, il suo amore, il suo affetto, il suo ritorno. Non devi compiacere nessuno, perché nel momento in cui tu lo fai, eh, il karma non gira a tuo favore, questo è il senso. Anche se ti sembra inizialmente di stare facendo una cosa per te stessa e ti sembra egoista il senso di colpa che abbiamo tutti, ma perché abbiamo rotto l'equilibrio primevo con il patto con la natura, questo è di base. Quando tu dai amore a te stesso o a te stesso, non ti devi sentire egoista, ma ti devi sentire come l'amore di te. Soltanto quando tu ti nutri e ti dai l'amore di te puoi avere relazioni integre e appaganti. Quindi sii il padrone del tuo potere divino, va bene? Perché l'altra persona o le altre persone arrivano nel tuo campo per farti sperimentare questo potere divino, a mezzo del fatto che tu fai le cose per compiacere a te. Se ti fa piacere compiacere qualcuno, deve far piacere a te, ok? Senza ansia, tranquillamente. Vediamo cos'altro hanno da dirti. Il risveglio dell'anima. Stai per avere un risveglio dell'anima tu. Il risveglio dell'anima è il risveglio della coscienza, cioè vuol dire non mi abbasso più. Cioè io sono quello che sono, nella bellezza che sono, e mi do nella bellezza che sono. E qua dice, sei completamente irresistibile quando la tua mente e il tuo cuore battono allo stesso ritmo. Perché passare i tuoi giorni lottando contro te stessa o te stesso? Tieni cose meglio da fare, cioè non devi più lottare contro te stessa o contro te stesso, con chi sei, non devi dare giustificazioni. E anche se all'inizio ti sembra un po', no, quella cosa, cioè stai male se non dai giustificazioni, ti senti male, quello è un dolore da attraversare con consapevolezza, perché non è un dolore relativo all'anima, è relativo alla mente che si vuole conformare a compiacere gli altri e ti vuole rendere vittima, ok? Stai avendo un risveglio in questo senso. Vediamo quest'altra carta. Qua c'è un amore palpitante per te, qualcuno che ti fa una sorpresa. Qualcuno che ti fa una sorpresa, proprio perché questo risveglio della coscienza ti porta a essere chi sei, nella bellezza che sei, ok? I Sagittari sono splendidi, ragazze e miei ragazzi, anche Papino è Sagittario, Gianni San, cioè è bellissimo, io vi amo proprio visceralmente, nel senso, ehm, siete stupendi, dovete esprimervi così come siete e nella misura in cui non venite capiti, lasciate che non venite capiti, perché chi vi ama vi segue, ok?
Era giusto una parentesi, io faccio il tipo del Sagittario. Allora, vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Cosa c'è nell'amore per te, prossime ore, prossimi giorni? Allora, amore, Sagittario, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura nell'amore. Qual è il consiglio sciamanico per te? Facciamo questa simil celtica. Consiglio sciamanico. Come ti vedono gli altri? Come ti percepisce l'altra persona? Come ti percepisci tu internamente? E risultato potenziale, perché i tarocchi leggono un potenziale attivo, no? Ed è la tua consapevolezza e volontà che attiva tale potenziale. Poi andiamo a vedere cosa dicono. Allora, energia attuale nell'amore per te, e qua c'è un assone di denari, stava al contrario, io non leggo le carte al contrario, forse le ho battute al contrario, no, un pochino. Allora, l'asso di denari mi dice che c'è un'opportunità enorme nell'amore per te qua, adesso. O è un nuovo amore, o lo stai già vivendo, o è in arrivo, eccola, va bene? È enorme. Vediamo al positivo cosa abbiamo per te. Anche uno che passa all'attacco, cavalieri spade. Qua abbiamo una persona che passa all'attacco, alla conquista, che ti vuole far vedere che è valiente, valorosa, che è pronta a diradare ogni nebbia, a farti sapere che è chiara questa opportunità grossa che vuole. Ok? Il blocco qual è? 4 di bastoni e il blocco. Non lo so, lo vediamo nel corso della lettura. Potrebbe essere relativa a un vedersi, a una casa o a un incontro, potrebbe essere relativo a questo, a una certa stabilità, o a un incontro, o a vedersi proprio. Vediamo che cosa è successo qua. Qua abbiamo avuto una torre e qua l'otto di bastoni. Qua siamo venuti a sapere qualcosa che ha fatto crollare la torre. Sono state conversazioni o notizie, sono arrivate o sei venuta a sapere qualcosa. È successo che l'energia si è mossa molto e ha fatto crollare ciò che non era più sostenibile per la tua evoluzione nella relazione. Cioè è crollato qualcosa, o qualcuno ha scoperto qualcosa, o ti hanno scoperto in qualcosa, o hai scoperto qualcun altro. Insomma, è venuto giù qualcosa, parole o notizie, o scoperto qualcosa, o qualcosa è venuto giù. Perché è venuto giù questa qualcosa? O è stato scoperto qualcosa in casa, o è stato scoperto qualcosa a casa, non lo so. O in un incontro è stato scoperto qualcosa. Qualsiasi cosa sia, la torre parla chiaro nel recente passato. Qualcosa è venuto giù, un vecchio modo di amare. Io credo che sia soprattutto relativo a un tuo vecchio modo di essere, no? A quello di sminuirti o di compiacere gli altri, che non ha a che fare con la tua vera essenza, qualcosa che non aveva a che fare con la tua vera essenza, ma hai cercato di compiacere qualcuno. Qualcosa è venuto giù. Vediamo cosa succede qua. Prossimi giorni, amore. Asso di spade. Wow, guarda che cartone, guarda. Asso di spade, 10 di coppe. Qua non solo c'è un'opportunità enorme, ma qua arriva la chiarezza. Arriva chiarezza, arriva determinazione, volontà, chiarezza, parole che diradano ogni dubbio, ogni nuvola, no? Qua abbiamo una persona che ti parla in modo concreto, in modo diretto, e qua vedo un'armonia, una felicità dirompente. Una felicità dirompente. Stabilità ritrovata, felicità dirompente, unione, bellezza, amore profondo. Amore profondo, come dice questa carta, amore palpitante. Ok? Vediamo qual è il consiglio sciamanico. 5 di bastoni, consiglio sciamanico. Allora, qualsiasi tensione ci sia tra te e una persona o ci può essere, o divergenza di vedute su una stessa questione o divergenza di vedute rispetto a una determinata cosa, il 5 di bastoni come consiglio è questo. Nella misura in cui puoi avere un litigio, una tensione con qualcuno, non vedere come qualcosa di negativo quella cosa, perché vi state testando, state limando la relazione.
una determinata tensione tra te e qualcuno è buona, è fruttifera nella misura in cui si giunge a un punto di incontro, in cui si limate le vostre divergenze, capito? Cioè ognuno di voi dice la sua e si crea il punto di incontro, senza paura del confronto. Il 5 di bastoni come consiglio è non avere paura del confronto, asso di spade, per ciò che concerne la tua felicità, va bene? Perché questo vi dà la felicità. Non avere paura del confronto. Ok, come ti percepiscono gli altri? Gli altri ti percepiscono pronta ad amare, cavaliere di coppe. Dall'esterno ne arriva questo cavaliere di coppe perché è la tua energia interna che lo attira. Quindi il cavaliere di coppe, gli altri ti percepiscono come una persona che va dove viene motivata a livello emozionale e emotivo. Va per amore, lotta per amore, vince per amore, come una persona, quello che sei tu, il Sagittario, che sei a cavallo. Quindi gli altri ti percepiscono come una grande eroina, un grande eroe dell'amore. Ti percepiscono aperta all'amore, aperto alla consapevolezza, alla bellezza. Ok, una bellissima carta. Vediamo tu come ti percepisci interiormente. Tu sei un po' stanca, un po' stanco col 4 di spade, è come se volessi un po' di riposo, no? Ma al tempo stesso, se hai delle discussioni con qualcuno o delle divergenze per cui vi dovete mettere d'accordo, il 4 di spade ti dice anche se sei un po' stanca, un po' stanco, non aver paura del confronto, non aver paura di dire chi sei o di mettere in atto ciò che sei o chi sei. Io ti vedo un po' stanca, un po' stanco qua, hai bisogno di riposo, ma ciò non significa che il confronto non può avvenire da un luogo di pace dentro di te. Cioè anche se fuori c'è lotta, no? Dentro non vuol dire che non ci deve essere un luogo di pace, no? La presenza, la presenza che guarda tutto ciò che accade come un grande teatro. Ok, vediamo qual è il risultato potenziale. Regina di spade, risultato potenziale. Qua ci sono dei chiarimenti che vengono. Non abbandonare il terreno di gioco della conversazione. Ecco perché ti dico questo. Perché la regina di spade è come risultato finale colei che ha una mente lucida, ha le idee chiare finalmente, no? Però siccome ti percepisco un po' stanco, potresti abbandonare il terreno di gioco, va bene? Quando invece le altre persone ti percepiscono e quindi si danno a te con amore, quindi qualsiasi ecco a cosa ci servono le carte, sono straordinarie. Qualsiasi tensione tu possa avere con qualcuno, discussioni, percepisci come una discussione, una tensione volta all'amore, perché all'esterno c'è il cavaliere di coppe. E la regina di spade ti dice che tu ne esci vincente mettendo in chiaro chi sei, con le tue peculiarità, e tutto ciò che desideri è tuo. C'è questa grande felicità, capito? Cioè, non ti irrigidire nel confronto, perché sappi che il confronto è amore che pulsa per te. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Scusami, oracoli. Andiamo con le specifiche per amplificare il messaggio. Asso di denari. Asso di denari. Energia attuale, amore. 10 di spade, abbiamo avuto una fine necessaria, un crollo necessario. Io non so se questa è la stessa persona, ma ben aspettate sono le nuove entrate. Va bene, stiamo vivendo una fine necessaria, gli strascichi di un dolore, di una fine necessaria. Qua c'è un rinnovo a tutto tondo e un chiarimento. Cavaliere di spade al positivo per te. Cavaliere di bastoni, guarda, allora è velocissima questa cosa che entra. Vuole parlarti, vuole chiarire, c'è impeto, c'è tensione amorosa, passionale e arrivano velocissime queste cose. 4 di bastoni, qual è il blocco in questa circostanza? Il blocco è il 3 di coppe, non essere presa sul serio, preso sul serio. O vivere un amore superficiale, questo è il blocco. Magari solo alcuni appuntamenti o vivere soltanto di momenti. Al blocco abbiamo non essere presa sul serio, non volere, non percepire dall'altra parte una stabilità o giocare soltanto. Invece qua vieni presa sul serio, va bene? Vieni preso sul serio, questo è il senso. C'è chiarezza su questo, chiarimento. Asso di spade, la luna, qua ci sarà un chiarimento su ciò che non vedi o non hai visto dell'altra persona. Va bene?
ciò che non vedi ti sarà chiarito, tutti i tuoi dubbi saranno schiariti. 10 di coppe. Il mago, qua tu trasformi tutto, questa è una persona che ha gli strumenti, i barberelli per trasformare la realtà, andando verso una grande felicità, una grande opportunità di felicità, le nuvole si diradano. Vediamo il consiglio tuo sul 5 di bastoni. Qual è il consiglio 5 di bastoni? Cavaliere di denari, allora tu di le tue idee, confrontati con la consapevolezza che stai mettendo le basi per il futuro. Cioè con la prospettiva di quello che dici, ha una prospettiva futura. Piano piano, nel frattempo tu le dici queste cose. Approcciati tranquillamente nelle tensioni, con nella mente quali sono i tuoi obiettivi nella relazione, ok? Nella relazione o nella vita. Vediamo ancora come ti percepiscono gli altri col cavaliere di coppe. Il diavolo, qua c'è una persona ossessionata da te. Gli piace da impazzire, gli piace da impazzire. Ti percepiscono una persona anche geniale, una persona erotica, una persona che sa usare la malizia al momento giusto, molto attraente, ti percepiscono, cioè, sono sessualmente, potenzionalmente, non so come si dice, attratti da te. Vediamo come ti percepisci tu col 4 di spade. Il 3 di bastoni, è come se avessi bisogno di un po' di tempo per aprire gli orizzonti, per riflettere, no? Ma questo è possibile. Dopo questo c'è un grande riposo dell'anima, no? La regina di spade, energia finale potenziale. Il mondo, si conclude il ciclo delle tensioni attriti funzionali. Asso di spade di nuovo, mi dicono che c'è proprio questa comunicazione che dirada ogni dubbio per un nuovo inizio, e l'appeso mi racconta del fatto di cambiare prospettiva e avere la pazienza che tutto fluirà secondo quello che l'anima tua vuole. Ricordati che gli oracoli mi hanno detto espressamente qual è il senso, non devi compiacere nessuno, al tempo stesso sappi che durante gli attriti o durante una discussione o per mettersi d'accordo tu devi avere una prospettiva futura in quello che dici, va bene? E poi aspettare e vedere le cose come si sistemano. Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? Eccola. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questo lo dici anche tu, con 10 spade, la torre qua nel passato. C'è un nuovo inizio qua. Cicli dolorosi non se ne vogliono vivere più. Qua sono uscite altre due, vediamole. Qua ci sarà molta autenticità e verità. Con te posso essere autentico, ma anche tu lo sarai. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Qua uno dei due dice questa frase. Ed è come se dalle tensioni la relazione si rafforza, vedo in questa lettura. Diamone un'altra. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. È il diavolone col cavaliere di coppe, te l'ho detto. Sei tutto ciò che ha sempre desiderato questa persona. Ok? Vediamo cosa ti dicono. Dove stavano? Queste, volevo mettere queste, ok. Questi oracoli. Incontro mediante sincronicità. Il destino vi fa incontrare o fa scattare tutto quello di cui ti ho parlato per realizzare qualcosa di veramente bello. Veramente bello. Sincronicità. Se una persona nuova, sincronicità, e te la vedi arrivare subito, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Eccola. Allora, vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Si è ribaltata questa. Ci sarà una proposta. Eccola qui. Come questa carta qui. Sono molto simili. La tua storia d'amore sta per evolversi e salire di livello. Va bene? Evolversi e salire di livello. Il beneficio del dubbio. Dai alla tua relazione una possibilità. Qua ti dice di dare una possibilità a questa relazione.
nonostante stai più sulla difensiva, ma va bene, ok? Dai una possibilità, ti dicono, e poi qua segni e indizi, l'universo ti sta parlando. L'universo ti manderà segnali della benevolenza di ciò che accade, del ruolo profetico di ciò che accade, ok? Ti manderà segni, indizi, e poi segui il cammino dell'ascensione, e poi ci sarà proprio l'ascensione relativa a questa tensione che è funzionale a farvi ascendere, per definire il tuo potere personale, la tua identità, capito? Ok, vediamo cosa hanno da dirti ancora questi oracoli. Eccola. Accetta i cambiamenti nelle relazioni. Presta attenzione ai cambiamenti che avvengono nelle tue relazioni nel corso del tempo. La vicinanza e la distanza coesistono. Impara a comprendere questi mutamenti e a lasciare andare l'attaccamento al passato. Lasciando spazio al cambiamento, potrai accogliere nuove connessioni e possibilità. Allora, ora, o che siate già con una persona, o che arrivi una persona nuova, queste mettono l'evidenza sul passato che è stato magari traumatico nella relazione o nelle relazioni. Ti dice, il tuo amante mistico, ricordati, come ti insegno sempre, la mancanza non è assenza, è solo invisibilità, e quindi tu a che fare tutti i giorni col tuo amante mistico, il tuo amante invisibile. Quando poi si palesa una persona davanti a te, il tuo amante mistico si incarna in quella persona in quel momento. Allora, in questo momento, l'incarnazione che avrai davanti del tuo spirito guida, amante mistico, sposa celeste o sposo celeste con una persona, eccola quella che ti ho descritto, sarà veicolo affinché tu possa affermare la tua unicità senza limiti. Va bene? E sarà magnifico. Ascenderai, ascenderete. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!